Salve e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa chitarra classica. Mi è stata chiesta da Lidia, andiamo a vedere come l'ho realizzata. La chitarra può essere anche applicata a dei confetti in modo da fare una bella confettata, una bella bomboniera. È una bomboniera originale ed unica, fatta a mano e sarà molto gradita dai vostri ospiti. Per realizzare la chitarra abbiamo una catenella di 8 maglie, lavoriamo 8 maglie basse per questo lato, poi giriamo e lavoriamo 8 maglie basse per l'altro lato della catenella. In tutto saranno 16 maglie basse. Voltiamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ottava maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nella nona maglia. In tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo le nostre 20 maglie per altri 3 giri. Facciamo una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 19 maglie basse. Facciamo un altro giro di 19 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 18 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ottava maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Lavoriamo le nostre 16 maglie per altri 3 giri. Dobbiamo realizzare un sostegno che andrà messo all'interno della nostra chitarra. Facciamo in questo modo: appoggiamo sul cartoncino la nostra sagoma e facciamo la sagoma della chitarra sul cartoncino. Una volta fatta la nostra sagoma andiamo ad inserirla all'interno. Naturalmente dobbiamo aggiungere il manico sopra, lo fate della lunghezza che desiderate e una volta che abbiamo inserito la nostra chitarra all'interno andiamo a mettere un po' di ovatta sintetica, non troppo perché sennò poi non viene bene. Inseriamo un pochino di ovatta sintetica e poi procediamo con i giri. Ci aiutiamo con l'uncinetto a sistemare l'ovatta all'interno della chitarra, accompagnandola e distribuendola con l'uncinetto nei vari punti. Lasciando il cartoncino all'interno andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Dobbiamo ora andare a fare le diminuzioni in modo da trovarci con la larghezza del manico. Io sono andata a fare 4 diminuzioni, in tutto mi ritrovo con 8 maglie. Vedete un po' voi la misura che avete dato al vostro manico. Se fate come me dovete fare 4 diminuzioni e dobbiamo cambiare, dobbiamo andare a sostituire anche il filo con quello marrone per realizzare il manico. In base alle misure che avete dato al vostro manico andate a realizzare i giri che arrivano fino a qui, alla parte dove poi si allarga, dove andremo ad usare un altro filato. Andiamo a realizzare i giri fino a questa altezza. Io ne ho fatte 8 di maglie e vado a proseguire i miei giri fino a questo qui. Vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare al mio manico. Io ho fatto 10 giri, poi tiriamo leggermente in alto, stendiamo bene la parte e andiamo a sostituire il filo con un marrone un po' più chiaro. Andiamo a sostituire il filato e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. Nel mio caso, visto che prima erano 8, adesso ne sono 10 maglie. Voi, in base a quante maglie avete dato per fare il vostro manico, andate ad aggiungere gli aumenti, uno da una parte e uno dall'altro. E andate a sostituire il filato con quello un po' più chiaro, un marrone più chiaro. E così come abbiamo fatto prima, riempiamo con i nostri giri fino ad arrivare qui su e andiamo a fare le nostre diminuzioni, fino a chiudere completamente la parte. Proseguite con le diminuzioni fino a chiudere tutta la parte e poi andrete a nascondere il filo all'interno. Con gli spilli andate a suddividere le parti. Questa sarà la parte centrale dove andremo a fare il cerchio che poi andremo a riempire e qui da questa parte qui del manico andremo a riempire con il filo fino a raggiungere l'altezza del cerchio che andremo a realizzare.
Partiamo dal manico e andiamo a riempire con il filo questa parte, andiamo da un lato all'altro e riempiamo con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per il manico, quello più scuro. Passiamo da un lato all'altro e riempiamo questa parte fino ad arrivare a questa altezza qui che vedete. Ne ho fatti 1, 2, 3, 4, al quinto giro sono andata a mettere il mio spillo. Ho poi fatto 1, 2 e 3 e ho aggiunto un altro, qui verrà il centro della chitarra e questa sarà la base dove andranno messe le corde dopo aver lasciato 4 giri in questo modo. Per avere una guida dove dovete riempire potete fare in questo modo: andate col filo qui, vi fate il segno, uscite con l'ago lì dove avete messo il vostro spillo e andate a fare l'impastitura in questo modo. Raggiungete di nuovo il manico e questa sarà la parte che dovete andare a riempire fino a questo punto. Andate da un lato all'altro, seguite le due linee che avete realizzato e riempite questa parte. Con un pennarello nero andiamo a disegnare il centro della chitarra e andiamo poi a riempire tutta questa parte con il filo, o se preferite potete riempirla semplicemente con il colore così come abbiamo fatto. Con un pennarello marrone andiamo a fare il contorno del cerchio e poi andiamo a fare la bacchetta qui che tiene le corde, questo piccolo pezzo di legno. Andiamo a fare una linea in questo modo e la andiamo un po' a riempire. Di qua poi partiranno le corde. Ripetiamo. Inseriamo poi il filo lì dove avevamo messo il segno con lo spillo e andiamo a fare una linea dove andremo poi a mettere le corde della chitarra. Andiamo a riempire un po'. Con un po' di filo bianco sottile andiamo a realizzare le decorazioni. Partiamo qui dalla parte del manico e andiamo verso il basso. Dobbiamo fare tante linee così come vediamo nella chitarra. Le andiamo a distanziare una dall'altra . Passiamo più giù e ne facciamo un'altra e arriviamo così fino a tutto il manico. Terminiamo in questo modo. Fatte queste linee qui andiamo a riempire questa parte in questo modo. Riempiamo questo da un lato all'altro il manico di sopra e andiamo a fare anche l'altra. Facciamo una linea bianca su quella marrone che abbiamo realizzato prima e partiamo con le corde, tiriamo in questo modo e andiamo verso l'alto. Fermiamo il filo in questo punto e torniamo giù
allineandolo con l'altra. Riprendiamo il filo da questo lato andiamo verso l'alto e raggiungiamo nuovamente l'altro lato, tiriamo leggermente e fermiamo allo stesso punto e partiamo con un'altra linea. Terminiamo così con le nostre linee. Con un po' di filo andate a riempire qui, andate a fare le piccole decorazioni che sono al lato della chitarra e rifinite in questo modo. Passate più avanti e andate a fare un altro. Per la tracolla andate ad avviare una catenella di 30 maglie e andate a fare 30 mezze maglie nelle vostre 30 catenelle. Staccate poi il filo e andate a decorare magari con un po' di filo bianco all'interno e poi andate a cucire dalla parte di dietro in questo modo. Ed eccola qui, questa è la mia chitarra terminata. Spero di aver fatto felice Lidia che mi ha fatto questa richiesta, spero che sia utile e gradita anche a voi. Condividete il tutorial, fatelo conoscere ai vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fate iscrivere anche loro. Ciao, vi aspetto tutti alla prossima, un grande bacio.